Lo sai cosa hanno in comune i fiori di gelsomino e i cadaveri? Le mosche, gli insetti, un camposanto. No, ignorante che non sei altra. L'indolo. Che cos'è l'indolo? L'indolo è un composto organico aromatico presente in tutti gli esseri viventi. Questi lo sacernano per un motivo o per un altro. Vabbè, ma un motivo o un altro non è mica una risposta esauriente. Ho capito, se mi dai un attimo te lo dico però. Ad esempio, l'indolo è presente in tutti i fiori, in quantità maggiori o minori. Hai presente ad esempio l'odore dei fiori di gelsomino, i fiori di robinia o i fiori di caprifoglio che emanano quell'odore paradisiaco? Questo è dato proprio dall'indolo e la sua funzione è quella di attirare gli insetti impollinatori. Serve proprio a lungo raggio perché non sono sufficienti i recettori visivi, ma servono anche quelli olfattivi per attirare gli impollinatori. Ma non solo nel gelsomino, nella robinia, anche nel fico è presente l'indolo, che come ben sappiamo non è un frutto ma è un'infiorescenza. E poi l'indolo non viene prodotto solo per attirare gli insetti, ma viene prodotto anche come repellente. Hai presente quando tagli l'erba? No, io l'erba non la taglia Riccardo. Vabbè, hai presente quando Riccardo taglia l'erba, si sente quel particolare aroma? Certo. Quindi è l'indolo? No, non è solo l'indolo, è anche l'indolo, ma un insieme di varie componenti che fanno quel bouquet aromatico caratteristico dell'erba tagliata. Questo serve proprio a allontanare gli erbivori, ma ha tre particolari funzioni. Comunica che le sostanze nutritive presenti nella pianta scarseggiano, vengono prodotte delle sostanze sgradevoli e poco appetibili e inoltre attira degli antagonisti proprio di questi erbivori. Ecco. Hai presente il cavolo? Certo. Ecco, annusalo. Odore di qualcosa adesso No. intero? E se lo tagliamo? Profuma di cavolo. Questo perché nelle brassicacee, nel cavolo, è presente una sostanza, I glucosinolati. sì, i glucosinolati indolici. Ecco, sempre l'indolo. Sì, però scusa, adesso mi devi togliere una curiosità. All'inizio hai parlato di cadaveri. E poi che c'entrano i cadaveri? Però in natura tutto c'è un senso, niente accade per caso, Certo. quindi anche le puzze hanno un senso, no? Certo. Quindi quando un corpo va in decomposizione, vanno in decomposizione anche le proteine. Sì. La degradazione delle proteine porta alla formazione di alcune sostanze volatili, che sono la putrescina, lo scatolo, la cadaverina e, ultimo ma non per importanza, l'indolo. Ma non solo nei cadaveri, anche le piante utilizzano questo escamotage per attirare le mosche. Infatti queste piante, chiamate sapromiofile, utilizzano i cattivi odori marciscenti, proprio che ricordano i cadaveri o le feci, per attirare insetti impollinatori differenti dalle api, quali mosche e moscerini. Ma non solo le piante, anche i funghi. Ad esempio nel Phallus impudicus abbiamo delle spore verdastre che sembrano dei liquami, che hanno questo caratteristico odore di uovo marce, un po' dolciastro, un po' di cadavere, di feci. No, non vuoi annusare? È molto, No. molto buono. Non ti piace? Si sente anche a 100 metri di Sì, si distanza. sente. Ti piace? Sì. E serve proprio ad attirare le mosche. Questo perché la diffusione delle spore avviene tramite le mosche che ne facilitano la dispersione. Ma scusa, ma non era il dimetil disolfuro che dava l'odore marcescente alle cose?
Ma basta, sì, è il dimetildisolfuro, ma insieme all'indolo ad altre sostanze crea quell'aroma tipico, caratteristico di uova marce, cadavere e feci. Ecco, infatti, come dicevo, le feci rientrano anche in questo discorso, perché l'indolo è contenuto anche nelle feci. E no, non le voglio prendere in mano queste! Ecco, grazie. Ah, sei tornata? Beh, la prossima volta datti un una po' più sistemata, delicata, per però cortesia. in una condizione di stare. È contenuto negli escrementi, infatti se notate attrae le mosche, ma non solo le mosche, anche le care, belle, dolci ed eleganti farfalle vengono attratte da cadaveri e feci, e questo è dato dall'indolo. Ma giusto per restare in tema di farfalle facciamo un piccolo approfondimento sulle falene, che sono le principali impollinatrici dei fiori notturni, e ovviamente non è che sono attratte da segnali visivi dati dai fiori, sono attratte da segnali olfattivi, e questi sono dati dall'indolo. Ma tornando un po' a noi umani, quindi noi produciamo l'indolo solo con la cacca e quando moriamo? No, lo produciamo anche da vivi, cara mia. No, quella cosa puzzolente la produrrai te. Non ti preoccupare, quando sudi la produciamo tutti, quando sudiamo. Ecco perché l'uomo ha da puzzare. Perché devi fare queste battute? No, l'uomo non deve puzzare. Quando suda si lava, si fa una doccia e non puzza più, perché al massimo se suda attira solo le mosche e le falene. Ecco. Ma ascolta un attimo, una curiosità, perché a volte invece quando io mi faccio la doccia esco tutta bella profumata, eppure le mosche mi si appiccicano addosso come se fossi un fiorellino profumato? Ma sai perché? Dimmi. Sai come si dice? Che le mosche sono attratte dalla me. Simpatica. No, scherzi a parte, questo è dato dal fatto che in profumeria, nell'industria dei saponi, dei bagnoschiuma, viene usato l'indolo. E questo, usato in piccole quantità, può creare delle fragranze pazzesche. Ma dai. Invece in grosse quantità ti dà un aroma pestilente, cadaverico, L'ho sentito dal nauseabondo. fungo. Ecco, e quindi è proprio un ingrediente preziosissimo che, se usato e ben dosato da mani esperte, è preziosissimo in profumeria. Ma se un fiore se una pianta non va a produrre l'indolo, il profumo di un fiore come sarà? Sarà sciapo, nullo, e poi diciamolo, senza l'indolo probabilmente non ci sarebbe vita, perché chi attrarrebbe gli insetti impollinatori? Certo. Ovviamente i segnali visivi non sarebbero sufficienti. A proposito di profumi, ti leggo una frase, una citazione di un maestro profumiere, Mark Evans. In profumeria, con il termine narcotico ci si riferisce a una fragranza quasi paradossale, fiorita e pur decadente, quasi puzzolente, emanata da fiori come gelsomini, fiori d'arancio e tuberosa, specialmente quando iniziano a fiorire. Senti Francesca, leggo io che leggo con un po' più di pathos. Se avete mai raccolto un rametto di gelsomino e l'avete lasciato nella stanza per una nottata, saprete a cosa mi riferisco. Al mattino, nell'uscire a buttare i fiori ormai appassiti, ci si ritrova a non riuscire a smettere di annusarli. Il profumo è repulsivo, eppur seducente, erotico. È l'odore della decomposizione, della naftalina, stantio e fenolico, eppur si continua ad annusarlo ancora ed ancora, come una specie di droga. È l'indolo la causa di tutto ciò, e se usato in quantità microscopiche, questo materiale da solo sa impartire realismo e profondità alle note fiorite, rendendole allo stesso tempo erotiche e spingendole nella direzione della classica profumeria francese, con le sue note orientali, inebrianti e di fiori esotici. Questo isolato naturale è il vero indolo ed è capace di fornire ancora più profondità e naturalezza rispetto a quanto ci si possa sognare di ottenere per qualsiasi versione di origine sintetica. Hai finito? Sì. Oh. Ecco, quindi sappiate che l'indolo è ovunque, è dentro di noi, fuori di noi, ci circonda, signori cari. Che vita sarebbe
senza l'indolo. Vabbè, ciao, va. Cos'è questo odore qua? Tanto che non c'è altro. Lignolo! Cos'è Lignolo? Poter respirare, provare a sperare che passi così. Su di noi gli amici dicevano: no, vedrai, con una doccia ti passa poi. Su di noi uno sciame di mosche, sai. Su di noi ormai si è fermato. Su di noi, se tu vuoi scappare lontano da questo colezzo portato dal vento, non chiedermi come si fa. Noi due respirando lo stesso composto. Puoi fare l'amore qua là, mi stava vicino e non mi accorgevo. Dalla produzione di sostanze volatili in piccole dosi, come se preso lo amo, non metterne un goccio di più. Su di noi, ma non riesci a prenderti così, se no? l'indolo, sai, intorno a noi. Sì, è il dimetilsulfuro insieme all'indolo ed altre sostanze a dare il bouquet aromatico tipico di fiori, ma anche di cadavere, uovo marcio e pesci. Ecco perché. Aspetta, no, mi lascia le pesci adesso. Lontano nei campi di grano, che se tagliati sprigionano un d'oro, nei sogni proibiti di due innamorati sul fico più bello che c'è, lontano dal mondo, portati dal vento, respira la tua libertà. Come farfalle giocare un momento, poi corrersi incontro per fare l'amore sulle carogne qua e là. Su di noi, cos'è questo odore qua? Intorno a noi è come una favola, dentro di noi ce l'hai nel sudore, sai. Na 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 na. Noi, anche noi, su di noi, intorno a noi. Na 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 na. Noi dentro noi, su di noi, anche noi. Na 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 na. Noi dentro noi, su di noi, anche noi. Na 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 na. Na 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 na. Noi dentro noi, su di noi, anche noi.